Buongiorno a tutti e benvenuti. Benvenuti alla presentazione del bilancio di comunione del Movimento dei Focolari. Saluto con grande gioia i signori ambasciatori presenti, le autorità civili e religiose, i rappresentanti dei movimenti e delle associazioni e ogni ospite qui convenuto per questo appuntamento divenuto ormai una tradizione significativa che rappresenta un momento importante di condivisione a livello sociale ed ecclesiale. Prima di entrare nello specifico, vorrei aprire con una parola, con la P maiuscola, che ci arriva dalla lettera di Giacomo e dice: a che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Così è della fede. Se non ha le opere è per se stessa morta. Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Oggi presentiamo un documento che mette insieme entrambe le cose. Una prende forza e sostegno dalle altre. Sì, un documento che nasce dal desiderio di raccontare con trasparenza, assoluta trasparenza, le attività del movimento, ma che va ben oltre i dati economici. Il bilancio di comunione infatti non è soltanto un insieme di numeri, è un racconto che unisce le cifre alla vita delle persone e degli uomini, le attività ai valori, le esperienze quotidiane alla visione di fraternità che ispira il nostro agire. È uno strumento che mette insieme il rigore della rendicontazione finanziaria, che però non può fare a meno della comunione, del dialogo e dell'impegno per l'unità. Ma prima di tutto il bilancio di comunione è una testimonianza che racconta non solo ciò che è stato realizzato, ma il modo in cui è stato vissuto, nella logica della condivisione, del servizio e della fiducia reciproca, perché la comunione dei beni, quando diventa stile di vita, è capace di generare bene, fraternità concreta, costruire unità, aprire orizzonti di speranza per tutti. Il bilancio di comunione mostra come la condivisione dei beni possa tradursi in gesti concreti di solidarietà, in progetti sociali, in percorsi comunitari capaci di generare fraternità. Quest'anno poi porta un titolo particolarmente evocativo: l'avete fatto a me, è Matteo 25. Parole nelle quali si concentra il senso profondo del nostro operare, che è per tutti e non solo per quelli che stanno alla destra del Padre, che anche loro in qualche modo a volte non si sono accorti di quello che stavano facendo. È un gesto d'amore concreto verso l'altro, che diventa incontro con l'altro, quello accanto a noi e quello con la A maiuscola, Cristo Gesù, che è la fonte di ogni cosa. Ad aprire questo incontro vorrei chiamare innanzitutto Margaret Carram, Presidente dei Focolari, per un saluto e un'accoglienza. Eccellenze, distinte autorità, amici, ospiti. È per me una grande gioia darvi il benvenuto oggi alla presentazione del bilancio di comunione 2024 del Movimento dei Focolari. Siamo arrivati alla terza edizione e ci rendiamo conto sempre più dell'importanza di questo strumento che ci aiuta a prendere coscienza del cammino e delle sfide concrete di una organizzazione come la nostra, che opera dentro la storia e che vive con le persone ogni genere di cambiamento e sfida, umanitaria, economica, politica, eccetera. Il titolo che abbiamo scelto per questo bilancio di comunione è L'avete fatto a me e richiama le parole di Gesù nel Vangelo di Matteo. In verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Oltre ai dati abbiamo scelto di raccontare storie di prossimità, di fraternità concreta, di speranza che si fa azione attraverso la vita delle opere che sono presenti in vari paesi e che si ispirano alla spiritualità dell'unità. Il bilancio che oggi presentiamo è il frutto dell'impegno di tante persone e comunità nel mondo che ogni giorno cercano di generare fiducia
di promuovere la dignità di ogni persona. Il bilancio desidera mostrare i passi che negli anni hanno creato reti di solidarietà, percorsi educativi, progetti sanitari, iniziative ambientali e culturali. È la testimonianza che la comunione, anche economica, può essere motore di sviluppo umano integrale. E infine, un invito a guardare oltre i numeri per cogliere il cambiamento che nasce dall'incontro, dalla reciprocità e dal camminare insieme. A tutti voi che rappresentate istituzioni, media, economia e società civile, il nostro più sentito grazie per essere qui. Che questo momento possa generare un passo ulteriore nel cammino condiviso verso un mondo più unito, più in pace e più giusto. Grazie. Grazie a Margaret Karam per il suo saluto e il Signore continui a guidarti in questo ministero così importante che ti ha affidato. Mentre leggevo alcuni dati che mi sono stati inviati da Stefania Tenesini, portavoce dei Focolari, che ringrazio pubblicamente proprio per il supporto che mi ha dato in questi giorni, pensavo che presentare un bilancio è un po' come mettersi così, alla visione un po' di tutti, no? Far vedere in qualche modo quello che il Signore può fare, quello che gli uomini possono fare, animati dalla buona volontà e dal desiderio di essere in mezzo agli altri. Nelle pagine di questo bilancio, che raccoglie dati e numeri relativi al 2024, prendono voce e forma i dati e le esperienze di oltre 100 opere attive in tutto il mondo, tutte accomunate dal desiderio di incidere positivamente sulla vita delle persone, delle comunità dove sono inserite, dei territori che si trovano a calcare. Per meglio capire ed entrare allora dentro i dati, scorporandoli dal gelo che accompagna le sole cifre, ma che comunque sono importanti ed è importante mettere in evidenza, ci avvarremo della competenza e della partecipazione di Suor Alessandra Smerilli, economista, religiosa, docente di statistica ed economia politica presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Auxilium, ma soprattutto segretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Benvenuta. Della dottoressa Moira Monacelli, della segreteria e funzionario di Caritas Internationalis, benvenuta, e dottor Roberto Battiston, consigliere generale, Comunione dei Beni, Economia e Lavoro e responsabile economico dei Focolari. Lavoro importante, grazie. Al termine dei loro interventi, tanto per darvi una scaletta di come sarà strutturato l'incontro, ascolteremo poi la voce e vedremo i volti di chi in qualche modo queste opere le concretizza, le ha portate su di sé, le ha costruite giorno dopo giorno, ma di questo parleremo dopo. Io, se siete d'accordo, proporrei un paio di giri di brevi domande e risposte, lasciando il tempo ai nostri relatori per poter dare spazio anche ai loro interventi, che io aiuterò soltanto in qualche modo a esplicitare. E inizierei da lei, Suor Alessandra. Inizierei così. Secondo lei, che senso ha per un'organizzazione religiosa mondiale come quella dei Focolari fare un bilancio di comunione oggi nella Chiesa di Papa Leone, dopo la Chiesa di Papa Francesco, cioè guidata da Papa Francesco, nello scenario politico-economico mondiale attuale? Grazie. Mi interromperete quando è il momento perché la domanda si presta ad ampi e lunghi discorsi che forse non sarebbero discorsi di comunione e incomunione se sono troppo lunghi. Non mi soffermo a commentare l'attuale scenario politico economico mondiale perché non basterebbero 2 parole e tutti abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni scene e notizie, fatti che a mio parere rischiano di avere come effetto più devastante quello di paralizzarci.
credo che questo sia il rischio più grande, quello di rimanere inermi perché pensiamo che i fatti, le notizie di guerre, di tutto quello che capita, chi siamo noi per fare qualcosa. E invece il già essere qui oggi con chi ha deciso che invece non solo si fa, ma si racconta, dando luogo anche ad una narrativa che può essere diversa e un po' profetica, credo che sia una buona notizia, e per questo è importante che si possa parlare oggi di questo bilancio di comunione, perché siamo di fronte al tempo appunto della responsabilità. E nella comunione la responsabilità individuale di fare un primo passo è importantissima, e quindi la comunione può essere visto anche come uno strumento di denuncia profetica e di visione di un mondo che non solo stiamo aspettando, ma che raccontiamo perché lo stiamo vivendo. È importante, a mio parere, parlando del tempo che stiamo vivendo, ultimamente mi soffermo a pensare sul fatto che da quando ho iniziato a studiare all'università, nel secolo scorso, si parlava di aumento di disuguaglianze, studio di disuguaglianze in vari termini, non solo economiche, eccetera, e mi ricordo che nel 2000, quando si rifletteva intorno al giubileo del 2000, si diceva: mai abbiamo avuto un tempo di così grandi disuguaglianze. Se oggi guardiamo indietro, purtroppo dobbiamo dire che da quel momento in poi le disuguaglianze sono andate sempre aumentando, ed è un fenomeno che sembra inarrestabile. Allora, un bilancio di comunione ci dice anche che, e da quello che voi raccontate, che quello che si fa va nella linea del principio sacrosanto della destinazione universale dei beni, che i beni sono per tutti e non solo pochi devono appropriarsene, e si dimostra che si può fare la propria parte in questo. A me piace sempre ricordare che in tempi non sospetti, perché a volte si parla di Papa Francesco come colui che più ha insistito su questo tema e che ha detto parole forti, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, secolo scorso, si commenta il tema del principio della destinazione universale dei beni nel commento ai 10 comandamenti e specificamente al comandamento non rubare. Quindi appropriarsi di qualcosa che non è mio, quando i beni che ci sono donati non ci vengono donati semplicemente per aprirci alla carità. E quindi in questo senso progetti di bene non sono progetti di beneficenza, sono progetti di restituzione. Nella comunione c'è anche questo elemento importante di restituzione. E il titolo mi parla, fatto a me, l'avete fatto a me. Questo l'abbiamo imparato tanto nel nostro dicastero da Papa Francesco e continuiamo a impararlo da Papa Leone. Mi si chiedeva in una chiesa di Papa Leone continua a ripetere che dal punto di vista dei contenuti, dell'importanza delle azioni, lui è proprio sulla scia di Papa Francesco. Papa Francesco ci ha sempre ribadito l'importanza, e ripeto, continua anche Papa Leone a incoraggiarci in questo senso, dell'ascolto come una dimensione importantissima che ci fa pensare alla persona che ho davanti e non ai numeri. Ed è significativo secondo me che in questo bilancio i numeri arrivino alla fine. C'è la parte contabile, perché altrimenti non sarebbe un bilancio e sarebbe molto astratto e non concreto, ma i numeri vengono alla fine, cioè hanno il loro posto, che non è quello del dominio, come l'enciclica Laudato Si ci ricorda, di un paradigma tecnocratico. I numeri devono esserci, sono importanti, arrivano alla fine
ma dopo aver parlato delle persone, perché a volte parlare di numeri e di statistiche significa scappare dalla responsabilità individuale e dalle persone. E invece l'ascolto e il narrare dell'incontro, è quello che facciamo tanto anche in Dicastero, è importantissimo per dire ogni singolo atto è importante. E questi singoli atti vanno a comporre i numeri. Non si parte dai numeri per dare statistiche e per dire allora siamo impotenti, non possiamo fare nulla. Vengo da una recente esperienza in Messico, dove sono stata a visitare le zone alluvionate nel fango, in mezzo a paesini sperduti di persone che sono rimaste praticamente senza niente, dove c'era bisogno di traduzione verso lo spagnolo dai dialetti e dalle lingue indigene, e dove una signora è arrivata dicendo: l'acqua si è portata via tutto, compresi tutti i miei soldi e non so che cosa fare. E allora quando ci si trova in queste situazioni, e molte volte ci troviamo in sessioni di ascolto anche in Dicastero di problematiche ben più grandi, sembra sempre, non so, quando ascoltiamo testimonianze dall'Ucraina di persone che arrivano e raccontano di altri, sembra sempre che dobbiamo essere lì per fare qualcosa e ci chiediamo ma cosa possiamo fare. E invece poi si scopre che il solo fatto di ascoltare e ascoltare con il cuore e mettersi nei panni dell'altro già sminuisce, non dico diminuisce, ma allevia o mette il dolore al secondo posto, perché è stato condiviso e ci si sente importanti, e quindi si ha fiducia di poter ricominciare a fare qualcosa. E l'altro elemento importante, a mio parere, è anche nel bilancio viene ripetuto, ma so che è un metodo per voi, quello del coinvolgimento attivo di chi è destinatario. E questo mi lega a Papa Francesco e a Papa Leone, che lo ha ripetuto nel suo discorso ai movimenti popolari. È troppo facile la tentazione, quando si ha a che fare con persone, popolazioni, situazioni in cui per tanti motivi ci si trova ad essere in difficoltà, il pensare che noi ne sappiamo di più perché stiamo meglio. E invece la sapienza arriva proprio da chi si trova a vivere ogni giorno momenti di difficoltà e ha le idee su come venirne fuori. Forse non ha le risorse, ma ha le idee. Invece troppo facilmente facciamo l'equazione: ti trovi in difficoltà, ti posso dare le idee e le risorse. No, se non si parte da... Papa Francesco diceva: dalle periferie il mondo si vede meglio, lo ha ribadito Papa Leone e lo sta ribadendo. Fare questo capovolgimento aiuta a costruire nella comunione, e forse va nel segno della riduzione di disuguaglianze, perché nella comunione dei beni c'è chi dà e chi riceve, e non è detto che bisogna dare risorse, si possono dare anche idee, si possono mettere in condivisione le esperienze, e di esperienze chi per sopravvivere ha bisogno di lottare ogni giorno, penso che ne possa mettere a disposizione molte. E forse il passo successivo sarà non solo di coinvolgere chi è destinatario, ma di aiutare a capire come possiamo cambiare una certa parte del mondo a partire dai pensieri, dalle riflessioni, dalle condivisioni di chi oggi sta vivendo dall'altra parte. Grazie. Grazie Suor Alessandra per questo primo intervento. Io passerei subito a Moira. Possiamo darci del tu, ce lo siamo detto prima. Questo bilancio di comunione è dedicato ovviamente alle opere, e già Suor Alessandra in qualche modo ci ha fatto capire l'importanza delle opere, non solo nei numeri ma anche nel coinvolgimento delle persone. C'è secondo te un filo rosso che lega o che dovrebbe legare tutte le opere sociali ispirate al Vangelo? Grazie, e grazie dell'invito a Margaret e a tutti voi. La prima risposta che mi viene in mente è ispirata proprio al vostro bilancio di comunione, alle parole che anche Margaret ha detto in apertura.
Il primo punto è esserci, che è diverso da rispondere a una crisi, rispondere a un bisogno, che è molto importante, ma l'esserci è qualcosa di più. E noi lo diciamo sempre nel nostro servizio come Caritas, presente in quasi 200 paesi e territori in tutto il mondo, con 162 Caritas nazionali, più di 3.000 Caritas diocesane nel mondo, quindi una organizzazione capillare proprio come il vostro movimento. L'esserci non significa soltanto fare per, ma significa camminare con, quindi avere questo percorso condiviso, e camminare con è a volte più complesso, perché possiamo essere preparati tecnicamente per rispondere a un bisogno, possiamo avere tutte le capacità e le risorse per intervenire, ma camminare ha una dimensione complementare, significa condividere le sofferenze, significa condividere i bisogni e capire i bisogni. Quindi è proprio un incontro che noi facciamo con l'altro e in particolare con i più vulnerabili, con coloro che hanno bisogni più grandi, con coloro che sono i più emarginati della società. Faceva riferimento Suor Alessandra alla crescita della disuguaglianza oggi. Oggi l'incontro con gli ultimi è essenziale, ovunque noi interveniamo. Quindi il primo punto di questo filo rosso lo identificherei con la parola esserci. E poi una riflessione sul capire il contesto. Un'opera, una progettualità non è un semplice documento. È chiaro che ci debbano essere, lo sappiamo, siamo preparati, abbiamo dei tecnici che possono aiutarci in questo, ma dobbiamo andare al di là del documento di progettualità. Un'opera è frutto di dialogo, un'opera è frutto di un ascolto della Chiesa locale, un ascolto delle persone che poi beneficeranno di quest'opera, ma che dovranno essere essi stessi o esse stesse fautori e fautrici di quest'opera. Quindi l'opera si costruisce insieme. Non possiamo pensare a un progetto, a un'opera che componiamo da qualche parte nel mondo e poi andiamo a proporre. È proprio, come dicevo, un cammino, e noi in Caritas lo esplicitiamo nella nostra metodologia osservare, agire, discernere, no? Allora, l'osservare è declinato in due momenti: l'ascolto, sottolineo quanto diceva Suor Alessandra, il bisogno non lo dobbiamo intuire, il bisogno lo ascoltiamo, lo capiamo meglio. Poi vi farò un esempio per capire anche le contraddizioni che a volte ci sono nelle progettualità. E poi osservare un contesto, agire e realizzare un'opera in Medio Oriente non è la stessa cosa che farlo in un contesto di Africa subsahariana. Il sentimento e i valori sono gli stessi, la modalità in cui l'opera viene realizzata e viene compiuta può essere diversa. Ci possiamo ispirare gli uni con gli altri, possiamo imparare gli uni dagli altri, ma dobbiamo capire che non c'è un modello valido per tutti e dappertutto, e questo è molto importante secondo me. Quindi l'ascolto, l'osservazione ci aiutano ad agire in modo corretto. Ma c'è un punto importante: non sentirsi mai arrivati, non dirsi mai ok, l'opera è realizzata, abbiamo compiuto il tutto. Dobbiamo discernere continuamente, avere la capacità di analizzare quanto facciamo, di capire laddove ci sono errori, di correggerli e di correggerli insieme alla comunità con cui lavoriamo.
Quindi in sintesi noi diciamo sempre nel nostro linguaggio un po' più tecnico l'importanza della leadership locale, quindi di avere una guida locale e della corresponsabilità. Quando realizziamo un'opera riteniamoci corresponsabili, ci accompagniamo vicendevolmente, quindi non è qualcosa che facciamo per altri, ma è qualcosa che facciamo per camminare insieme. L'esempio a cui avevo pensato per definire l'importanza di questa metodologia, no? L'importanza dell'ascolto, dell'osservazione, dell'agire sulla base di questo, fa riferimento agli interventi durante il periodo di Ebola in Africa subsahariana, lo ricorderete tutti, no? Arrivò una crisi che sembrava una crisi sanitaria all'inizio. Io mi trovavo proprio in quei paesi. Quando ci furono i primi 5 casi di Ebola in Guinea, Conakry, ero lì. E c'era un po' di scetticismo nella comunità locale, ma sì, sarà qualcosa di misterioso, una malattia o una malattia come tante, vedremo, eccetera. Ma valutavamo già le prime criticità. Quel luogo da dove la crisi poi è cominciata era un luogo transfrontaliero, quindi si andava a toccare subito un nervo scoperto di movimenti di persone, di commercio aperto. E poi ovviamente è stato chiaro sin da subito come la crisi si sarebbe purtroppo sviluppata e sarebbe cresciuta in modo esponenziale. Ma a un certo punto c'è stata una rottura importante, perché questa crisi non poteva risolversi come tutte le altre crisi o come tutte le altre epidemie. Bisognava avere una metodologia diversa. Non bastavano gli ospedali, non bastava qualche tecnico che venisse da fuori, bisognava capire di interpretare e capire fino in fondo la cultura, l'antropologia locale. È stato facilissimo da fuori dire non dovete toccare nessuno, il malato non può essere toccato, la persona che purtroppo è deceduta deve essere lasciata sola e deve essere sepolta in modo isolato. Questo ha creato in quelle comunità che fanno della solidarietà il loro valore principale una rottura, tensioni inenarrabili fino ad arrivare a violenze. Perché questo è che non possiamo capire da fuori se non ci siamo, non possiamo capire quanto quel valore sia essenziale alle loro vite. E allora capire che la violenza, che chiaramente non è mai giustificabile, in quel caso era uno scontro tra la soluzione tecnica e la cultura locale. Come fare per risolvere questa tensione, che è una tensione umana oltre che tecnica? Noi dobbiamo rispondere alla crisi, che non era più ormai solo una crisi sanitaria, ma era diventata una crisi umanitaria, ma dobbiamo rispondere nel rispetto della dignità di ogni persona. E allora quale fu il punto su cui discutemmo con le comunità? Chi può aiutarci? E la risposta fu i leader religiosi. E perché questo? Perché il leader religioso più del tecnico o con il tecnico può parlare alle persone, ha la fiducia delle persone, e facendo un lavoro con tutti i leader a livello comunitario, religiosi, di ogni religione presente, portammo avanti una progettualità di lungo termine, di comprensione della crisi, perché le persone nelle comunità rurali non capivano il perché di tutto questo, e quindi di dialogo, e quindi via via di accettazione di un problema e di soluzione di un problema.
per farlo bisogna camminare insieme e a volte avere anche avere lo shock di dire la soluzione pronta non è quella giusta. Mi fermo qui e poi magari più tardi elaboro la riflessione. Grazie. Le parole di Moira mi hanno in qualche modo, e forse anche a qualcuno di voi, mi hanno ricordato un po' alla lontana, non certo fino a quel livello, che forse un po' di questa paura, questa situazione di non poter toccare ha investito anche il nostro mondo, no? Quando il Covid ha praticamente troncato forse la vita di tante persone, tanti figli o madri hanno visto i loro genitori, i loro figli o i loro cari entrare in ospedale e poi non li hanno visti più. Ecco, questa è un po' un'esperienza che, seppur in maniera diversa, però in qualche modo ha coinvolto anche il nostro mondo. Si parlava di ascoltare, che è una delle cose fondamentali. Papa Francesco ce lo diceva in uno dei messaggi per le comunicazioni sociali, ascoltare. Si parlava di esserci, quindi di cogliere le occasioni che in qualche modo vengono sotto i nostri occhi. E adesso dobbiamo chiedere al nostro Ruperto, che ha l'ingrato o forse bel compito in qualche modo di mettere insieme i numeri che arrivano da tutto il mondo, al di là dei numeri, al di là delle cifre, al di là del conto profitti e perdite che alla fine in qualche modo deve sempre quadrare, volevo chiederti qual è il cuore di questo bilancio. In che modo le cifre possono raccontare il cuore di questo bilancio? Allora, grazie a tutti. È un bel compito, veramente, perché dietro i numeri ci sono sempre le persone. Ma quando si pensa a bilancio pensiamo sempre a conti, tabelle, rendiconti, ma se dovessimo dire il cuore del bilancio sono invece proprio i volti delle persone, le esperienze che hanno fatto, le testimonianze che sentiremo dopo, no? Ne sono veramente una prova. Quello che trovate nel bilancio di comunione anche è solo un piccolo estratto in fondo di tutto quanto si fa, perché era impossibile raccogliere tutte le attività che si fanno, nemmeno ne siamo forse coscienti, no? E quindi anche per noi è un'esperienza molto, molto bella, no? I numeri per noi sono sempre al servizio della persona, no? Anche i conti e l'economia è al servizio della missione, quindi è proprio una trasformazione anche di come vediamo l'economia, no? Contiene infatti il rendiconto contabile, non è un caso che l'abbiamo messo alla fine, come ricordava Suor Alessandra, proprio per questa idea, no? Che prima viene la vita, e questo è il cuore del bilancio di comunione, no? Ma vi dico anche qualche numero, perché non possono nemmeno mancare i numeri. Abbiamo entrate complessive, parliamo dell'anno, i dati si riferiscono al 2024, entrate complessive per 8,1 milioni di euro circa. Il perimetro è abbastanza difficile da definire, perché l'economia del movimento, essendo così ampia e vasta, e si intreccia tra le zone, gli enti giuridici locali dei vari paesi, e quindi abbiamo cercato di definire un perimetro limitato al centro, però almeno è un perimetro chiaro che può offrire un rendiconto trasparente. E queste entrate provengono soprattutto da donazioni, dalla libera comunione dei membri del movimento, da contributi di istituzioni esterne, che qui diventano non solo istituzioni che ci offrono dei finanziamenti o dei supporti per dei progetti formativi, ma diventano dei veri e propri partner nella nostra missione. Questa è la cosa più importante e rilevante per noi, no? Contribuire insieme a un mondo più fraterno, più in pace. Le uscite sono maggiori, sono 9,6 milioni di euro circa, e per lo più sono destinate a iniziative che
che generano valore a lungo termine, quindi progetti locali, cittadelle di testimonianza e di formazione, opere sociali, alcuni percorsi formativi e culturali, e oltre che sostenere ovviamente il centro internazionale che ha una funzione di coordinamento e di fornitura di servizi a tutto il movimento nel mondo e anche per garantire una solidità e una crescita dell'intero movimento, cercando anche di moltiplicare gli effetti globali di tutto quello che si fa, no? Già il fatto di raccogliere tutte le esperienze in uno strumento come il bilancio di comunione ci permette di appunto amplificare anche il bene che viene fatto o che si cerca di portare avanti. Quindi le uscite sono maggiori delle entrate. Abbiamo scelto consapevolmente di fare questo perché riteniamo che sia importante sostenere le attività che ci sembrano essenziali per la missione del movimento. Anche qui, pur avendo un occhio molto attento alla sostenibilità economica, non solo, qui ci sarebbe un lungo discorso da fare sulle varie facce della sostenibilità, una sostenibilità veramente integrale, no? Che bisognerebbe guardare. Cerchiamo appunto di sostenere tutte le attività che sono in linea con la missione che ci sembrano importanti. Il ricorso quindi per coprire la differenza tra le uscite e le entrate alle riserve di sicurezza non è mai preso alla leggera, è frutto invece di una valutazione attenta e responsabile e che guarda anche alla continuità e alla qualità delle iniziative che facciamo per il bene comune. Allora è anche un investimento sul futuro, quindi cercando di essere fedeli alla nostra identità, alla nostra missione. Poi ci trovate anche nel bilancio i resoconti delle aree geografiche, anche qui è molto complesso metterli insieme per la grande varietà di situazioni che abbiamo, ma la situazione si vede abbastanza stabile e sostenibile quasi dappertutto, quasi in ogni continente. Inoltre quest'anno abbiamo messo in evidenza, ogni anno facciamo un focus su un aspetto particolare, abbiamo messo in evidenza le somme che abbiamo destinato alle strutture per la tutela della persona e della formazione alla tutela. E come anche ci è stato raccomandato nel recente report della Pontificia Commissione per la tutela dei minori. Infine trovate anche un ultimo dato, i dati dell'economia di comunione legati al centro internazionale, la distribuzione che è stata fatta di questa particolare comunione che è l'economia di comunione. Bisognerebbe parlare a lungo di questo, ma per pochino. Grazie per questo primo giro di domande, vi pongo subito il secondo. Mi pare che da quello che avete ascoltato in qualche modo sono emersi 4 verbi importanti, no? Che ci ricordava anche Papa Francesco, che sono accogliere, proteggere, promuovere o sostenere e integrare. Dalle parole di Ruperto abbiamo sentito che le uscite sono maggiori delle entrate in un bilancio di comunione. Allora a Suor Alessandra volevo chiedere, in questa logica che sembra perdente dal punto di vista dei numeri, ha ancora senso e perché ha senso puntare su un bilancio di comunione? Oggi, soprattutto oggi, anche quando i numeri dicono il contrario. Grazie, domanda interessante. Così di getto mi viene da rispondere, i numeri dicono
che le uscite sono maggiori delle entrate, ma in un bilancio di comunione, come abbiamo detto, i numeri sono una parte e non il tutto, e se andiamo a corredare quei numeri da tutta la vita, con tutta la vita che si è generata, con gli incontri che si sono fatti, con le scintille di comunione che si è generata, sicuramente quel bilancio non è assolutamente in perdita, ed è per questo che credo che sia importante e che abbia un valore immenso poter parlare di comunione, di bilancio di comunione oggi più che mai, e saperlo fare, ripeto, dando a ciascuna dimensione il suo posto, i numeri. E credo che questo sia oggi forse rivoluzionario, è l'atto più rivoluzionario, perché viviamo in un momento in cui, ritorno sempre, non so perché oggi, siccome ho vissuto molto anche con l'economia di comunione, quindi essere davanti a voi mi riporta agli inizi dei miei studi e quindi sono un po' nostalgica, ma ricordo che quando ho iniziato a studiare, la mia superiora che mi mandava a studiare economia mi disse: noi adesso non lo vedremo, ripeto, fine del secolo scorso, ma avremo esperienza di un mondo in cui i numeri, l'economia governerà tutto, ed è per questo che abbiamo bisogno di persone preparate. Era profetica anche lei, ma in un momento in cui stiamo vivendo questo, perché i numeri, l'economia dominano la politica, le scelte che si fanno, la diplomazia, qualsiasi cosa parte da lì, e invece rimettere i numeri al proprio posto e partire da elementi diversi e voler vivere e lavorare per generare comunione è sicuramente un gesto profetico che deve far rumore, e spero che faccia tanto rumore, perché è ciò di cui abbiamo più bisogno, che qualcuno con la vita, con i fatti e con le parole possa dire: si può ragionare in modo diverso, e non è una logica utilitaristica, mercantile e solo di numeri che deve governarci, è quello che abbiamo bisogno di sentirci ripetere. Perché quando diciamo l'economia che mette la persona al centro, ci riempiamo la bocca, ma poi allora vivere così e continuare a diffondere anche una economia di comunione, che è un qualcosa di serio. Per chi non la conosce, io suggerirei di andare a vedere ma cos'è l'economia di comunione, cosa fa, perché non è solo opere, ma è anche fatta di teoria che illumina le opere, di opere che danno vita alla teoria. È un qualcosa di unico a mio parere, quindi direi andiamo a conoscerla un po' meglio e continuiamo a promuoverla, perché c'è serietà nei principi. A volte si pensa che quando la sola parola comunione forse fa pensare a qualcosa di bello, carino, ma no. Capire che parlare di comunione, parlare di economia di comunione significa parlare di qualcosa che ha radici anche scientifiche solide, che ha esperienze concrete, che vede la vita di imprenditori e di persone che riescono a vivere nella loro impresa in un modo diverso, allora questo ci dà la cifra, qui sì il numero, di quanto è importante continuare a diffondere. E quindi l'augurio è che si possa farlo sempre di più e sempre meglio, e continuare a essere in perdita a livello di numeri, purché non lo si faccia a livello di altro, di vita vissuta. L'ultima cosa che voglio dire è che anche dall'osservatorio in cui sono, con i progetti che viviamo, 8 milioni sembrano pochi, nel senso che uno dice: arriva una persona oggi, te le mette sul tavolo in un minuto, e che differenza di peso c'è però tra 8 milioni dove centesimo per centesimo
c'è un dono, una vita, una rendicontazione precisa, c'è un qualcosa che scaturisce, che si muove rispetto a 8 milioni che arrivano non si sa da dove, non si sa per quali traffici e commerci, e che vengono messi lì sul tavolo come un aiuto, hanno un peso totalmente diverso, quindi anche i numeri stessi hanno pesi diversi a seconda di come sono composti. Grazie. Moira, a te invece vorrei chiedere che cosa serve a qualsiasi opera affinché sia un servizio reale, concreto allo sviluppo umano delle persone. Grazie, anche qui cerco di elaborarlo attraverso delle parole chiave che ritengo importanti. Prima di tutto l'attenzione alla dignità di ogni persona. È stato detto più volte qui, ma questo deve essere al centro di tutta la riflessione sull'opera. La persona al centro, più di qualsiasi altra cosa, più della realizzazione, più della struttura in sé, più del vedere, la dignità di ogni persona. E quando dico la persona, parlo della persona a tutto tondo, quindi parlo proprio del suo sviluppo integrale. Facciamo un esempio: quando si parla di una progettualità, di un'opera, l'ho visto nel vostro bilancio, di sicurezza alimentare, di attenzione alla nutrizione dei minori malnutriti, certo si deve pensare al lavoro da fare per rispondere al bisogno in sé, ma pensiamo anche al benessere delle persone, no? Alla famiglia che è intorno al bambino, al futuro del bambino, quindi un'attenzione alla dignità di ogni persona, della persona a tutto tondo. E una parola la voglio anche dire, ne faceva riferimento Ruperto, sulla protezione. Oggi se ne parla molto, se ne parla tanto, ed è fondamentale continuare a parlarne, ed è fondamentale integrare questo aspetto della protezione di ogni persona, e in particolare delle più vulnerabili, all'interno di ogni opera e all'interno di ogni progettualità. E in un mondo che è caratterizzato da disuguaglianze, da violenze, da conflitti, l'attenzione alla dignità e dentro questo alla protezione di ogni essere umano, in particolare dei più vulnerabili, mi sembra un punto centrale nelle opere a servizio dello sviluppo umano. La seconda parola è partecipazione, si lega alla riflessione che facevo prima, cioè al fare insieme e al camminare insieme. Non esiste opera che possa avere un futuro se non è realizzata insieme a chi quell'opera la vive. Quindi il principio della partecipazione è un principio importante, un principio della condivisione, il principio della comunione nel suo senso più profondo. Legato a questo, legato alla partecipazione, c'è l'impatto e la sostenibilità. Quando pensiamo a un'opera, sicuramente non pensiamo soltanto all'oggi. Quando realizziamo un'opera la realizziamo per il presente e per il futuro. Quindi pensare a un'opera che possa essere sostenibile nel lungo tempo, nell'attenzione all'ambiente, al creato, al futuro, al grido della terra e al grido dei poveri, no? Ci diceva Papa Francesco, attualissimo. Pensiamo a qualcosa che possa essere durevole nel tempo e quindi anche continuata, mantenuta dalle comunità locali. L'aiuto che si apporta attraverso una progettualità, attraverso un'opera dall'esterno è a volte fondamentale, essenziale.
perché le risorse non sono sufficienti, ma il proiettarsi affinché questa opera possa essere continuata e possa essere gestita dalle comunità locali mi sembra un elemento essenziale, e quindi legato a questo c'è l'importanza di inserire all'interno delle opere e delle progettualità sociali l'elemento formativo, l'elemento proprio per dare continuità all'opera di oggi nel domani. Altri 2 punti brevi: l'attenzione al cosa fare, questo è molto importante, quindi identificare il bisogno e l'opera da fare, ma l'attenzione importante tanto quanto la scelta del cosa sul come farlo. In questo mi lego un po' a quanto veniva detto sull'importanza chiaramente della trasparenza, di un rendiconto chiaro, perché poi quando rendiamo conto, non rendiamo conto solo a chi dona, rendiamo conto prima di tutto a chi è servito attraverso l'opera. Rendiamo conto, non amo molto questa parola, ma per capirci, ai beneficiari. Generalmente non la usiamo nel nostro linguaggio, no? La parola beneficiari, ma alle comunità che usufruiscono poi dell'opera realizzata e che giovano di questo. Ma il come è importante, il come lo si fa, con trasparenza, con sicuramente rendiconto, ma anche con compassione, no? Quindi ho sempre impresse le parole della Deus Caritas Est, no? L'importanza per noi della professionalità, questo è molto importante, e della formazione del cuore, anche per chi lo fa. Lavoriamo e serviamo persone, e quindi non possiamo prescindere da questo. E l'ultimo, se mi permetti, è la speranza, il dare speranza. Il dare speranza non è solo dirlo a parole, è parte dell'esserci, è parte di camminare con. Siamo nel Giubileo della Speranza, e anche quello che può sembrare piccolo, o una piccola opera, una piccola progettualità, in realtà, se solo dà speranza a una persona, a una piccola comunità, ha un valore intrinseco. Quindi l'ho messo alla fine, ma l'ho messo alla fine perché ritengo che sia poi il messaggio che come movimento, che come Caritas, che come organizzazioni e movimenti che si occupano di persone sia alla base, alla radice del nostro servizio. Quindi farlo con professionalità, fare questo con professionalità, con trasparenza, ma tenere sempre presente che portiamo amore e generiamo speranza. Caro Ruperto, a te il compito di chiudere questo primo giro importante. Ti chiedo di essere sintetico perché i tempi si assommano. Io sono un giornalista e la mia vita è raccontare le cose, e il racconto, la narrazione fa la notizia, perché a seconda di come si racconta la notizia ha una sua ricaduta su chi l'ascolta. Allora a te chiedo sinteticamente, come si racconta un bilancio di questo tipo? Sinteticamente un po' difficile, ma sarò telegrafico. È un dono sentire questi interventi. Per me era importante che questa non fosse una presentazione di un bilancio, ma che il bilancio fosse interrogato, arricchito, che diventasse veramente uno strumento di metterci insieme, no? La parola che direi è camminare insieme, è quello che mi viene, no? Perché credo che la cosa importante, come è emerso anche da quello che diceva Suor Alessandra e Moira, la necessità per portare un cambiamento nel mondo di lavorare insieme tutti quanti. Qualche volta siamo troppo isolati, ognuno fa il suo compito, cerca di farlo meglio che può, ma quello che manca alle volte è questa
essere veramente dei partner fino in fondo. Quindi credo che una parola del bilancio di comunione sia questa, proprio camminare insieme. Grazie. E allora veniamo, come dicevamo prima, alla presentazione di alcune di queste opere. Sono qui in presenza alcune, altre due sono collegate dalle Filippine e da Israele. Inizierei con la cooperativa Foco Italia, che ha sede a Ragusa ed è una società cooperativa sociale di formazione e comunione, il cui scopo è lavorare per il benessere delle comunità attraverso servizi educativi, progetti sociali e iniziative formative, con un'attenzione particolare all'inclusione e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e supporto di soggetti vari. Partiamo da Donata e Salvatore. Salvatore è uno dei soci fondatori della cooperativa, insieme alla moglie Salvini e al fratello Alessandro, che sono qui in sala. Attualmente ricopre il ruolo di direttore generale della cooperativa. Vorrei chiedere innanzitutto cos'è la cooperativa, come è iniziata, che cosa sta facendo e che cosa genera che state generando nel vostro lavoro. Prego. Vi prego di restare nei tempi, in qualche modo, così diamo spazio a tutti. Buongiorno a tutti, sono Donata Stracquadani, attualmente sono la presidente della cooperativa Foco. Ringrazio per l'invito graditissimo e ringrazio anche per l'ascolto di ciascuno di voi. Allora, la cooperativa è stata costituita nel 2012 da un piccolo gruppetto di persone aderenti al movimento dei focolari, ispirati dalla dottrina dell'unità e con il desiderio di mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti dall'ideale di Chiara Lubick. Già nella scelta del nome, formazione e comunione, ne abbiamo voluto tracciare l'identità e gli obiettivi. Formazione intesa come formazione di uomini nuovi, ovvero come ambiente dove l'evoluzione personale, la crescita professionale dell'individuo, a partire da noi stessi, generi la fraternità universale, facendone il nostro comune denominatore di vita, per passare poi ad una profonda comunione di vita in tutti i suoi aspetti, relazionali, sociali, lavorativi ed economici. E abbiamo voluto dare ufficialità istituzionale a questi principi inserendoli nel nostro statuto. L'articolo 1, infatti, lo leggo: la cooperativa ed i suoi associati si ispirano ai principi esposti dalla dottrina sociale della Chiesa Cattolica e in particolare aderiscono allo spirito enunciato dall'economia di comunione, sostenendo la nascita di soggetti secondo le diverse forme statutarie che aderiscono, partecipano e sostengono l'economia di comunione. L'acronimo di formazione e comunione è FOCO, ovvero il nome con cui era chiamato Iginio Giordani, parlamentare, padre della Costituente, figura di grande spessore politico e culturale del Novecento e cofondatore del Movimento dei Focolari e per noi fonte di grande ispirazione. Ci concentreremo su 3 parole chiavi, soprattutto per descrivere in maniera abbastanza sintetica quello che facciamo, che sarebbe molto più ampio. Abbiamo identificato 3 parole che sono accogliere e custodire, sviluppo e lavoro e co-sviluppo tra i popoli. Partiamo con l'accoglienza. L'immigrazione, come voi sapete, in Italia è un fenomeno veramente che fonte di accesi dibattiti e contraddizioni. Il concetto stesso di accoglienza è molto contraddittorio ed è fonte di strumentalizzazione politica, di speculazioni economiche, oserei dire anche di strumentalizzazioni della carità. In un recente incontro che abbiamo avuto a Palermo con un piccolo gruppo di persone con cui si sta dialogando di un Mediterraneo di fraternità, un nostro teologo parlava di accoglienza presuntuosa, di un'accoglienza, cioè dove non si chiede il parere degli accolti, ma dove chi accoglie si sente in diritto di dettare regole e condizioni. Nella migliore delle ipotesi l'immigrato si deve integrare nella società, ma noi, gli accoglienti, siamo disponibili a integrarci all'interno di un nuovo modello sociale, dove non si parli più di accoglienza, ma di rapporti di reciprocità per arrivare alla fraternità. Ecco, da questo siamo partiti e da questo abbiamo deciso che dovevamo fare la nostra parte e realizzare delle attività legate all'immigrazione e all'accoglienza che fossero testimonianze di modelli diversi. Siamo partiti da concetti semplici. Le nostre strutture
Devono essere luoghi belli, puliti, armoniosi, dove si respira aria di casa. Non dettiamo attività a monte decisi dall'alto, ma progettiamo gli interventi a livello individuale, insieme alla persona che entra nei nostri circuiti. Partiamo dal principio che ogni persona è unica e insostituibile e che è portatore di una vita propria, di competenze, di bisogni, di sogni. Deve essere lui a tracciare il suo percorso di vita. Noi ci dobbiamo semplicemente mettere a disposizione e accompagnarlo secondo quello che sono i suoi bisogni. Le nostre attività, questo è un punto particolarmente importante per noi, non possono essere fini a se stesse, ma devono generare bene comune nei territori in cui operiamo. Questo significa entrare in dialogo con tutto il territorio, persone, singoli enti, associazioni, per rendere il contesto sociale più bello attraverso una molteplicità di attività di carattere sociale, ambientale, culturale, aperte a tutto il territorio e a tutte le categorie sociali. Generare cioè meccanismi di redistribuzione della ricchezza attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro, preferendo fornitori locali anziché la grande distribuzione, sostenendo le imprese locali nei processi di formazione interna e di inserimento dei nuovi lavoratori. Custodire e valorizzare i luoghi deputati all'accoglienza. Mi faccio due piccoli esempi molto sintetici. A Chiaramonte Gulfi, per esempio, abbiamo aperto una struttura, un progetto di 50 persone immigrate, facendo la scelta precisa di non concentrare le persone in un unico luogo, ma di distribuirle in maniera uniforme in tutta la città, con piccoli nuclei abitativi di 4-5 persone. Questo ha generato degli effetti positivi in tutto il territorio perché ha creato delle relazioni di prossimità, un dialogo con i vicini, ha ripopolato i quartieri che si stavano spopolando, quindi si è creato un ambiente veramente di accoglienza reciproca. Ultimamente a Stignano, una località vicina a San Giovanni Rotondo, abbiamo aperto dei frati francescani ci hanno chiesto di prenderci cura di un bellissimo convento del 1600 che era chiuso da più di 10 anni. Abbiamo realizzato lì un centro di accoglienza per richiedenti asilo politico con una particolarità unica. Abbiamo riaperto il convento alla città, per ridonarlo alla città. Oggi il convento è un luogo dove aperti ai cittadini che possono venire ad ammirarne gli affreschi, i chiostri, gli ambienti interni. Una cosa molto bella è che i richiedenti asilo e gli ospiti diventano da accolti a persone che accolgono la cittadina, quindi fanno da guida, fanno vedere il luogo, fanno vedere il museo, che è una cosa molto bella ed è diventato un punto di riferimento per associazioni, parrocchie, scout del territorio, quindi un luogo ridonato alla città. Ecco, per noi il concetto di accoglienza è un concetto completamente diverso da quello che sentiamo dire, dove accogliere non significa io persona ricca aiuto te persona povera, ma dove si devono generare rapporti di reciprocità, di fraternità e di bene comune per tutta la collettività. Grazie. Qualche anno fa, si parlava tanto della questione del merito, non so se ve la ricordate, no? Era diventata una questione politica. Allora io mi domando, che senso ha parlare di merito se non ci sono possibilità per tutti di avere sviluppo, crescita, possibilità di accedere alle scuole, di essere sostenuti? Il merito a questo punto ha ben altri valori sui quali si dovrebbe fondare. E per fare questo, intanto, ci colleghiamo con le Filippine, con Gino Bulam, che è il direttore esecutivo del centro di formazione di falegnameria focolare, che offre lavoro ai giovani svantaggiati per una formazione professionale gratuita. A lui chiediamo di presentarci brevemente anche a lui l'attività e quello che sta facendo e i risultati che sono stati ottenuti. Okay, thank you. So I'm Gino Bulan, currently the Executive Director of Focolare Carpentry Training Center. Today I would like to share with you the story of our center, how it began as an act of love by one man, grew into a social enterprise that has transformed the lives of more than 300 underprivileged youth, and now provides employment to around 100 people. Our activities include free vocational training for out-of-school youth through the Focolare Carpentry Training Center,
and a custom-made furniture manufacturing through St. Joseph the Carpenter Manufacturing, Inc. These two entities work hand in hand, and for the purpose of this presentation, I will refer to both collectively as Focolare Carpentry using our registered trademark. The story of Focolare Carpentry began with an act of love by one man, a Focolarino or consecrated member of the Focolare movement, Carlo De Gasperi. He is an Italian missionary assigned to the Philippines. Carlo was inspired to help two young men he met by teaching them a livelihood skill. Because of poverty, these young men could not afford schooling. Carlo started a small workshop in a modest home where he not only taught them how to make furniture, but also instilled in them the values he lived as a Focolarino. He is known to be strict, yet deeply loving. The pioneers often describe him as someone who could make you feel loved even when he was scolding you. The spirit of love was reflected in the quality of their craftsmanship, attracting many clients for repairs of chairs, tables, bed, and other woodwork. As demand grew, so did the impact. Carlo welcomed more young men into the workshop for training and work. With every move to a larger space, the mission expanded. Today, Focolare Carpentry has touched the lives of over 323 young men and counting. Because of this demonstrated impact on young lives, an Italian non-governmental organization, Azione per un Mondo Unito, offered a financial grant in 1989 that allowed the enterprise to take a significant leap forward. A modern facility was constructed in a 3,680 square meter property in Cainta, in the suburbs of Metro Manila. This property is owned by the Work of Mary, or the Focolare movement. Over time, the Focolare Carpentry earned recognition from various government agencies as an accredited training institution. Today, it offers an apprenticeship program certified by the Technical Education and Skills Development Authority. And now we are in the process of upgrading our accreditation to become an enterprise-based education and training center. Now, let us take a moment to reflect on the situation of underprivileged youth in the Philippines. 1 out of 6 Filipinos live in poverty. For many young people, this means being unable to continue schooling and being trapped in a cycle of poverty into adulthood. Many become vulnerable into exploitation, crime, and drug abuse. In our small way, Focolare Carpentry seeks to make a meaningful difference in their lives. We have gathered data from our graduates, and here is what we have found. 60 were employed in our workshop in Focolare Carpentry. 126 individuals are employed in other furniture shops. 18 are working overseas. 15 have become recognized artisans skilled in the fine furniture craftsmanship. 14 are employed in other fields. In 2023, we did a survey. We reached out to graduates from just before the pandemic. Despite the challenges of that time, all those we contacted were gainfully employed, and most were earning above minimum wage. One even became a supervisor in his company, and we take great pride in knowing that their time with Focolare Carpentry helped them build productive, dignified lives. To remain faithful in the original inspiration that gave birth to Focolare Carpentry, we defined 3 core purposes as our organization's guiding mission. First is to serve and uplift out-of-school youth by providing opportunities for skill development. We believe we have made significant progress toward this goal. Second is to stand in solidarity with the Focolare movement in its mission of promoting universal brotherhood through spiritual and social renewal. To ensure this, all our directors are distinguished members of the Focolare movement, and we adhere to the principles of the economy of communion, which seeks to unite people through economic activity and enterprise.
And third is to make our work an expression of love and solidarity towards our customers through the quality of our services and products. While we always strive to put love into our work, we often ask ourselves, does this love reach our customers? We believe for many it does. Given the years we have dedicated to this mission, we cannot boast. Our impact may seem small when measured against the magnitude of the problem, but we remain hopeful that in time we can grow and touch even more lives. I firmly believe that the work of the Focolare Carpentry is not merely the work of human hands, but it is enlightened by the light of the gospel. It is God's presence who gives meaning, strength, and direction in everything we do. As long as God allows, we will continue this mission, serving others through our craft, transforming lives through love, and building not only furniture, but also hope and community. Thank you very much for your kind attention. Ringraziamo Gino Bulan di questa bellissima testimonianza che ci riporta alla luce la comunione che c'è anche nel fare le cose, nell'essere guidati in qualche modo nel farle. Io sono di Roma, sono originario di questa città e ho tutta la sapienza per quello che posso, che viene popolare, che viene dai proverbi. E c'era un proverbio che mi raccontava mia madre, parlava dell'essere rigorosi a volte, no? Verso i ragazzi. Mia madre mi diceva, ricordati, scusate ve lo dico in romanesco ma poi ve lo traduco, chi te fa ride te fa piagne e chi te fa piagne te fa ride. Ecco, chi in qualche modo chiede qualcosa ed è esigente con te, alla fine poi ti renderà la vita migliore. Andiamo avanti, parliamo ora del centro medico che offre in Costa d'Avorio, ospedale di Man, cure a rifugiati e abitanti locali. Recentemente è stata inaugurata una nuova ala, fa parte della Cittadella della Vittoria, che opera per portare sul territorio lo spirito della fraternità. Anche in questo caso, dietro le opere ci sono volti e persone, come quella di Gilles Dominique, corresponsabile della Cittadella della Vittoria, della quale fa parte il Centro Medico Focolari a Man. Prego. Allora, io vi porto prima di tutto i saluti di tutta la Cittadella Mariapoli Vittoria di Man. Vi salutano tutti, sono con noi in questo momento presente. Io sono solo la voce che vi tenterà di dirvi qualcosa di quello che è successo, perché tutto quello che io dirò saranno cose soprattutto dei momenti in cui alcuni hanno voluto stare, come hanno detto, accanto agli altri, a fare qualcosa, a vivere il Vangelo, nel senso di amare l'altro. Allora hanno capito che bene, la gente lì aveva bisogno anche di essere curato. Augusto Parodi, un medico spagnolo che era lì, che ha tentato di creare come una casa farmacia, una casa, e poi c'era una donna aiuto infermiere musulmana che dava una mano per consultare la gente che veniva a farsi curare. E così, via via, è successo un momento in cui la crisi è arrivata, la crisi del 2002 in Costa d'Avorio. A Man hanno cacciato via tutti, cioè non c'era nessuna forma di amministrazione, né polizia, né carabinieri, né gendarmerie, né niente. Perfino quelli della Francia venivano a prendere i loro uomini alla cittadella. Davamo un po' di acqua per tirarli su. Quando hanno finito di prendere tutti per scappare, abbiamo detto voi anche dovete venire. Abbiamo deciso insieme che la gente veniva già, c'era quasi 3.000 persone che giravano intorno perché avevamo anche la parrocchia e tutti venivano lì a mettersi come un certo rifugio. Abbiamo detto adesso che il tempo sono duri, anche noi fuggiremo. Si è deciso di rimanere con la gente, la nostra gente, vivere per loro. Se dobbiamo morire, moriremo anche per loro. È per questo che siamo rimasti. Gesù ha detto, amandoli, dovete amarli fino in fondo. E questa era la parola chiave. Siamo rimasti, hanno detto che siamo matti, ma siamo rimasti. Allora, e lì a questo punto è arrivato anche che dove vanno adesso a curarsi la gente? Si sono ricordati di questa dispensario, fra virgolette, che Augusto aveva,
allora la gente ha cominciato a venire, anche qualche volta con carriola, perché non c'era macchina, rubavano tutto, quindi non c'è elettricità, quindi era un momento veramente... Allora abbiamo visto che è lì che venivano a farsi curare. Alcuni come Gisela sono diventati infermieri di circostanza, però c'era anche Margaret, che era una medica brasiliana che ha dato veramente, è nato lì, si potrebbe dire, la storia di questo centro medico Focolari nel senso che è il centro che appartiene al Focolari, che è molto inserito nell'ambiente, nella cultura, anche si parla tante volte con la notabilità prima di fare certi passi. A livello della Chiesa, siamo il vescovo, tutto quello che si fa anche con lui, perché anche c'è la parrocchia, abbiamo musulmani, tutti, anche in questi momenti difficili, la Chiesa è tutto, abbiamo aperto per accogliere, perché 3.000 persone in quel posto lì, veramente, era per miracolo, e poi tutto è nato lì. Però alla fine Dio ha fatto le sue cose, una cosa che non era nato per fare opera, tra virgolette, non era nato come opera, però è diventato, secondo me, anche una vetrina adesso, una delle vetrine del movimento dei focolari. Perché adesso, da quel momento in poi della guerra, quando uno dice dove vai in città, vado al Focolari. Volevano addirittura, qualcuno apre come questo è il commercio quartiere quasi Focolari, perché vengono, cioè siamo stati conosciuti anche in più per questa ragione. L'ospedale, l'accoglienza in questo ospedale, che poi con la provvidenza che è arrivato poi nel 2008 e poi soprattutto nel 2015 abbiamo avuto uno spazio molto più grande, perché i medici non avevano materiale per fare consultazione e diagnostica, non c'era materiale, quindi andavano praticamente, si potrebbe dire, loro conoscenza anche forse con la luce di Dio. E quindi, però ormai abbiamo adesso, si potrebbe dire, una grande, si può dire, centro medico, Focolari veramente, dove abbiamo tutti i posti anche per fare le consultazioni, per fare le analisi, abbiamo più di una trentina di operai, di personale che lavorano lì, quindi sono tutti anche pagati, è un modo anche di iscritti anche a tutte le strutture statiche, e ultimamente la cosa che si è fatta è stata l'inaugurazione di un'ala, perché adesso si fa anche 24 ore su 24 questa esperienza. Quindi la gente che è ammalata dicevano: ma voi perché non ci fate dormire lì? Ci mandate solo all'ospedale centrale, lì non siamo contenti. Quindi per questo bisogno, anche per essere ascoltando anche la gente, si è fatto adesso 24 ore su 24, quindi il prefetto è venuto, naturalmente il ministero ha mandato qualcuno della sanità, che dice che l'esperienza che noi facciamo lì è veramente, non è solo curare una persona così per la salute soltanto, però è un'esperienza veramente olistica, che cura la persona pienamente. Però bisogna sapere che questa non è un'esperienza isolata, come in Africa, perché le opere sociali si moltiplicano come segno anche concreto di prossimità, il movimento con le popolazioni, specie con i più poveri. E questo fin dall'inizio, si ricorda qualcuno dell'esperienza di Fontem, dove negli anni 60 i medici italiani anche sono venuti per curare e togliere la gente della malattia del sonno, flagello del popolo Bangwa. E poi quindi fa parte adesso di una rete, la Mariapoli Victoria, con il suo centro Focolari per la sanità, che si chiama CMF. Allora, quindi il corso di maggio si è tenuto il primo laboratorio panafricano delle opere focolari, con 80 partecipanti da 12 paesi. Da quell'incontro è nata una rete chiamata Umoja AfricaNet, per mettere insieme, per collegare insieme tutti, significa unità in Kiswahili, Umoja, per rafforzare la collaborazione e la sostenibilità delle opere sociali sul continente,
Quindi si può dire, concludendo, che il centro medico focolari a Man è una piccola fiammella di questa rete, ma arde con forza. Una testimonianza viva che la fraternità, soprattutto nei momenti difficili, può generare salute, pace e futuro. Qualcuno direbbe speranza. Grazie. Grazie carissimo Dominique per questa bellissima testimonianza, anche all'impronta in qualche modo, e devo dire che apre alla prossima, perché lui ha parlato di unità, ha parlato di rete, e adesso presentiamo un progetto Uniredes in America Latina che raccoglie ben 74 organizzazioni umanitarie che sono collegate tra loro proprio per generare bene e per generare progetti di sviluppo per il territorio nel quale sono lì insieme ad operare. Ci illustra il progetto Gildan, che chiamo qui a parlare. No, io so del tempo per esempio, però io vorrei veramente dire come sono contento di essere qui. No? Ho sentito alcune parole come ascoltare, no? Ho sentito un'altra parola come per esempio camminare insieme, camminare con. Io vorrei proprio dire una parola anch'io, no? Ma che rappresenta tanto per noi che abbiamo vissuto questa origine degli Uniregis, questa rete che è così importante perché è nata proprio di questo ascoltare, di questo camminare insieme, ma anche io vorrei dire toccare. Allora spero che quello che posso dire in questo momento aiuti in qualche modo che ciascuno di voi possono, diciamo, ascoltare, guardare alcune foto che ho portato qui, ma specialmente toccare questa realtà. E solo quando riusciamo a toccare questa realtà capiamo veramente come possiamo camminare insieme, come possiamo ascoltare. È questo che vorrei augurarvi in questo momento. No? Allora, io vorrei dire che per raccontare questa esperienza di Uniregis, no? Fin dagli anni 60, epoca delle prime visite di Chiara Lubich nel continente latinoamericano, motivati dalla certezza che Chiara instillava nel cuore di vivere per la fraternità universale e di affrontare le disuguaglianze sociali del nostro continente, i membri del movimento dei focolari, nelle diverse longitudini e latitudini dell'America Latina e dei Caraibi, immergendosi profondamente nella realtà sociale del loro popolo, hanno fondato numerosi progetti sociali che hanno prodotto abbondanti risultati nel trasformare la vita di bambini, giovani, adulti, famiglie e comunità. Queste opere sociali servono pubblici diversi, in vari modi: distribuzione di cibo e prodotti igienici a persone senza fissa dimora, attività socio-educative per bambini e adolescenti, recupero di tossicodipendenti, formazione professionale e artistica per i giovani, nelle zone rurali e nelle periferie urbane. Alcuni sono formalmente legati al movimento dei focolari, altri hanno personalità giuridica propria, condividendo i principi e i valori che guidano i focolari, e alcuni sono legati a nuove comunità ecclesiali, che sono chiaramente ispirati a qualche aspetto del carisma dell'unità fin dalla loro nascita. Più recentemente abbiamo assistito all'avvicinarsi di altre organizzazioni che non hanno avuto origine in questo carisma, ma che a un certo punto lo hanno incontrato e ne sono rimasti in contatto, traendo ispirazione dai principi, dai valori, dalle metodologie che il carisma offre. 12 anni fa si è creato un legame tra tutte queste organizzazioni attraverso la fondazione collettiva di una rete, Uniregis, sia per la reciproca comprensione, sia per favorire l'instaurazione di legami di mutuo sostegno tra loro, consentendo una maggior visibilità e potenziamento della loro azione innovativa per trasformare il tessuto sociale in America Latina e nei Caraibi, attraverso il confronto delle disuguaglianze e la promozione della giustizia sociale. Gradualmente la rete si è rafforzata attraverso un'efficace comunione tra le organizzazioni, con una riflessione congiunta su temi di attualità riguardanti all'applicazione pratica della dottrina sociale della Chiesa e del patrimonio spirituale e delle metodologie socio-educative presenti nel carisma del movimento dei focolari.
Vale la pena ricordare che la costituzione di questa rete ha contribuito alla realizzazione di azioni collettive a favore delle persone più vulnerabili in diversi contesti e territori latinoamericani, allineandosi a tutte le altre iniziative civili e di ispirazione religiosa per la promozione e la difesa dei diritti umani. Si può menzionare l'incontro con Deus tem jeito, con Dio c'è una via. In Brasile, promosso dall'opera Lumen, in comunione con circa 500 espressioni ecclesiali, che ha già soccorso più di 7.500 persone senza fissa dimora. Attualmente sono più di 74 organizzazioni che fanno parte di Unired, con oltre 200 unità di servizio in tutta America Latina e Caraibi, che lavorano per la fratellanza universale. E quali sono i frutti? Per illustrare alcuni di questi frutti si può dire che attualmente in Brasile ci sono 35 organizzazioni sociali dell'Unired, con circa 150 unità di servizio distribuite in tutto il paese, che ogni anno aiutano migliaia di persone attraverso iniziative sociali. Le organizzazioni dell'Unired cercano di fornire autopromozione e sostenibilità, non volendo perpetuare l'assistenza, ma piuttosto consentire alla persona di promuoversi e svilupparsi, offrendo la base per questo, poiché la mancanza di giustizia sociale ed equità le ha private di essa. Indipendentemente dalla dimensione dell'organizzazione, da quella più grande, con ampia portata territoriale, a quella più piccola, tutti condividono lo stesso modus operandi, quando si tratta di sperimentare aspetti metodologici, etici e pratici nel lavoro che fanno verso lo sviluppo umano integrale. Alcuni punti chiave per capire bene cos'è questo lavoro di Unired e di ciascuna delle organizzazioni. Senso di appartenenza alla famiglia umana. Il punto di partenza è il senso comune dalla fraternità, che implica una solidarietà orizzontale, dove l'altro non è un povero bisognoso di aiuto, ma un fratello o una sorella. Rafforzare i legami familiari e il senso di appartenenza alla comunità. Innumerevoli persone e famiglie sono stati riabilitati. Un adolescente racconta: di solito dico che questo posto rappresenta la mia seconda casa, rappresenta l'amore per gli altri, il rispetto, l'unità, l'accettazione, la famiglia, l'aiuto, gli atti d'amore. Sono stato accolto qui dall'età di 6 anni e mi hanno insegnato a essere la persona che sono oggi. L'esperienza della comunione in tutti i sensi. Una dipendente di un'organizzazione che opera nella periferia di São Paulo ha raccontato cosa ha fatto con i giovani nell'ambito del progetto Live in Peace, promuovendo una cultura di pace. Giocano il dado della pace e compiono azioni concrete ogni mese. Una volta la frase era: mettiti nel pane dell'altro. Molti hanno portato vestiti per i neonati a una ex partecipante che aveva partorito da poco. I vestiti lavati, profumati, le sono stati consegnati in un scatola regalo. La professionalizzazione come strumento per entrare nel mercato di lavoro genera occupazione e reddito. Nella maggior parte delle organizzazioni abbiamo testimonianze di molti casi di ex partecipanti a progetti che sono laureati e continuano a lavorare come dipendenti o volontari. Per esempio, una ex partecipante, ora studentessa di odontoiatria, racconta che durante l'adolescenza ha imparato molto. Si è sentita accolta e accudita con l'affetto nell'organizzazione. In risposta alla richiesta della sua insegnante di consigliare in una ONG per fare volontariato nell'igiene orale, ha subito consigliato quella a cui partecipava e ha detto: oggi guardare questi bambini è come rivedermi lì, qualche anno fa, piena di sogni, di progetti, mentre insegnavo un po' di quello che so. Quando ero più giovane, dicevo che l'odontoiatria era per i ricchi. Quindi vedo e cerco di trasmettere a questi giovani che possono fare tutto ciò che vogliono. E qui abbiamo quella base. Qui ho imparato il concetto di amore, educazione. Quindi è qui che si inizia il futuro, dove ci dà le ali per volare.
trasformazione attraverso la musica, l'arte, la cultura. In un quartiere periferico del Salvador di Bahia, giovani si stanno allontanando dalla droga e dal traffico attraverso attività musicali offerte da un progetto di arte e educazione. E l'organizzazione che opera nel Complexo do Alemão, uno dei più grandi complessi di favelas nella zona nord di Rio de Janeiro, che promuove corsi di produzione cinematografica e audiovisiva, costruendo nuove conoscenze e pratiche in mezzo a dispute territoriali tra narcotrafficanti e violenti scontri tra questi e la polizia, come abbiamo visto di recente nei notiziari. Le iniziative di educazione ambientale, l'organizzazione che lavora per lo sviluppo comunitario con sede a Belém, città che ospiterà la COP30, afferma: con la lettera apostolica di Papa Francesco Laudato Si, abbiamo visto quanto sia pertinente e necessaria una risposta immediata alla cura della nostra casa comune, in modo di viverla prima di tutto all'interno della nostra organizzazione. La rinascita della speranza, incarnata da giovani e adulti che hanno ritrovato l'entusiasmo, gioia e un nuovo slancio nella vita di diverse comunità terapeutiche. Promuovere la partecipazione politica attraverso l'educazione civile e la leadership nei consigli comunali e nella politica in generale. Una nuova forma di gestione partecipativa, sia all'interno delle singole organizzazioni che in Uniredis, un modello di rete che preserva l'autonomia di ogni organizzazione e promuove l'interdipendenza. A questo punto vorrei fare riferimento a una lettera di Chiara Lubich, scrissa nel 1983 alla comunità latinoamericana. Parla di unità attraverso le azioni sociali, di comprendere profondamente i legami e bisogni dei nostri popoli. La strada verso il mondo unito, questo mondo di pace e di fratellanza, passa per l'accogliere la sofferenza di coloro che portano le conseguenze delle innumerevoli disuguaglianze che permeano la nostra società. E infine, allo stesso modo in cui già sono passati milioni di persone nelle iniziative sociali ispirate o nutrite dal carisma dell'unità, avremo anche più di 1 milione di storie di trasformazione da raccontare. Grazie dell'ascolto. Grazie carissimo, siamo veramente alla fine, ascoltiamo l'ultima testimonianza che ci arriva anche questa non in presenza della Terra Santa, ed è bello ascoltare che chi ha creduto in qualche modo alla profezia e si è fatto strumento ha visto i frutti di tanto bene. Ci colleghiamo allora con la Terra Santa per parlare del progetto Together We Connect, un percorso formativo indirizzato a ragazzi e giovani che attualmente coinvolge 8 scuole con l'obiettivo di formare un futuro migliore e rinsaldare un tessuto sociale ferito è dir poco. Ascoltiamo la testimonianza dalla Terra Santa. Saluto a tutti da Gerusalemme. Ci dispiace non poter essere con voi oggi. Ecco, volevamo dirvi che come focolari in Terra Santa, nella situazione in cui stiamo vivendo, e ne approfittiamo per ringraziare tutti della vicinanza e delle preghiere, ci siamo chiesti come dare il nostro contributo in modo che quello che facciamo possa incidere nella società, promuovendo attività che non siano isolate ma che abbiano continuità. E tempo fa, in una delle sue omelie, il cardinale Pizzaballa aveva detto questa frase che ci ha fatto riflettere. Dovremmo davvero impegnarci perché nelle scuole, nelle nostre istituzioni, nei media, nella politica, nei luoghi di culto risuoni il nome di Dio, di fratello, di compagno di vita. Ci siamo chiesti cosa possiamo fare. E qui ci vuole una nuova prospettiva. C'è bisogno di vedere le cose e di agire da un altro punto di vista. Vogliamo dare il nostro contributo perché i giovani possano avere una prospettiva diversa da quella che vedono ogni giorno. Diversi di noi lavorano in ambito scolastico. Insieme abbiamo cercato di capire come possiamo realizzare questo progetto, costruendolo
passo per passo. Ne è nato il progetto Together We Connect. Così abbiamo organizzato sessioni di formazione settimanali e attività con metodi interattivi, capaci di coinvolgere i giovani e stimolarli con linguaggi a loro congeniali. Il primo anno, lo scorso anno, abbiamo lavorato su 3 temi principali: la conoscenza di sé, autostima e sviluppo personale, la gestione dei conflitti, di cui c'è tanto bisogno, e il dialogo intergenerazionale. Ad ogni argomento abbiamo associato un'azione del dado della pace, appena menzionato, in modo che ogni argomento affrontato abbia come effetto il metterlo in pratica creando rapporti nuovi. Come conclusione del primo anno, a maggio, abbiamo anche invitato i complessi musicali Gen Verde e Gen Rosso, che hanno animato 3 giorni di workshop con più di 100 ragazzi. E durante l'evento conclusivo, con la presenza di 350 persone, ogni scuola ha condiviso alcune delle attività realizzate, frutto dell'esperienza vissuta durante l'anno, e anche alcune delle impressioni degli studenti. Adesso vorremmo leggervi alcune di queste impressioni. Uno dei ragazzi diceva: abbiamo imparato i buoni valori, l'amore, l'umiltà, il perdono, l'aiutarsi a vicenda. Abbiamo sentito che la nostra classe è diventata una famiglia. Altro: ho imparato i metodi per risolvere i conflitti attraverso l'ascolto, il dialogo, e che per ogni problema o conflitto c'è una soluzione. Altro ragazzo: è stato un progetto utile e divertente. Ad esempio, il dialogo tra generazioni. Quando l'ho provato con mia nonna, ho imparato cose che prima non sapevo. Aggiungo che quando ci siamo incontrati con gli insegnanti per una valutazione di fine d'anno, siamo stati molto colpiti anche da alcune delle loro impressioni, degli insegnanti, che ci dicevano come erano scomparsi dei comportamenti negativi durante l'anno e gli studenti avevano preso impegni positivi. Ecco, è un programma di 3 anni. Abbiamo iniziato con 5 scuole del distretto di Betlemme e di Gerusalemme Est. Quest'anno, hanno iniziato 3 settimane fa, si sono aggiunte 3 scuole di Haifa, circa 500 gli studenti arabi coinvolti, cristiani e musulmani. Sono piccoli passi, come una goccia, e speriamo, come alcuni ci hanno detto, che questa goccia possa diventare un giorno pioggia, per raggiungere tanti giovani che possono essere questo segno di speranza, testimoni davvero di una nuova cultura di pace. Grazie. Bene, siamo alla fine, devo dire, abbiamo ascoltato tante cose. Io innanzitutto vorrei ringraziare i nostri relatori che sono convenuti qui con noi, anche i disagi che ci sono stati dovuti agli incontri in Vaticano. Grazie a Suor Alessandra, grazie Moira, grazie Ruperto, grazie del lavoro che avete fatto e che continuate a fare. Voglio ringraziare chiunque abbia contribuito in qualche modo a gestire, a mettere in piedi, a organizzare, a registrare questo evento così bello e così importante. E vorrei ringraziare anche ciascuno di voi che ha avuto la pazienza di ascoltare tutti noi. Chiudo dicendo una cosa, ne parlavo prima con Stefania. Una volta ho fatto una conferenza sul potere delle buone notizie. Se ne parla molto poco, ma in realtà sono efficaci perché stimolano il cuore, stimolano la testa, stimolano la base, stimolano il vertice. E dopo tante parole vorrei chiudere, scusate, anche questa volta, con una parola, quella sempre con la P maiuscola, che credo che si adatti a questa situazione. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. E questo per dire che le cose le facciamo nel nome di Dio, nel nome di Cristo. Per questo il cristiano deve sfolgorare davanti agli uomini come esempio efficace, perché è sale e luce, cioè testimonia le vere beatitudini, e così spronerà altre persone ad amarlo e a procurare la gloria di Dio Padre. Grazie a tutti.